La composizione. Intanto cos'è? Leggo. Composizione nel linguaggio artistico indica la disposizione, collocazione degli elementi all'interno di un campo visivo, cioè nel nostro caso la disposizione degli elementi all'interno di un'opera figurativa. Chi lavora con le immagini deve approfondire questo aspetto. Facciamo un esempio semplice. Un albero. Dove lo metto? Ciascuna soluzione dà una sensazione diversa, un'emozione diversa. Per esempio, dipingo l'albero qui piuttosto piccolo, senso di nostalgia, lontananza, oppure qui in primo piano, grande, invade lo spazio, pesa, al centro, statico, banale. Insomma, quello che voglio dirti è che la composizione viene prima della pittura, investe il campo progettuale. Un quadro ben composto, equilibrato, cattura lo sguardo di chi lo vede, crea percorsi visivi, comunica emozioni. In fondo, un quadro è come un universo limitato dai confini della propria cornice. Attraverso la composizione può influire sulla percezione dello spazio, indicare profondità infinite o creare spazi limitati, soffocanti. Fior studiosi hanno approfondito questo argomento e ci hanno lasciato studi ancora oggi fondamentali sulla composizione. In particolare vi consiglio il libro di Edgar Payne, Composition of Outdoor Painting. Guardiamo per esempio lo schema che William Turner, un grandissimo paesaggista inglese, ha usato in un quadro. Il nome che Payne ha dato a questo tipo di composizione è astadera, cioè un bilanciamento asimmetrico. La cosa interessante è che Turner ha usato questo schema molte altre volte. Noi ne abbiamo trovati almeno 6. Una volta trovata una composizione soddisfacente, la ripeteva più e più volte perché funzionava. Insomma, la composizione non va sottovalutata. Se la curi, puoi migliorare le tue opere rendendole più significative ed efficaci. Quindi ne parleremo ancora. Nei commenti abbiamo messo alcuni link per cominciare ad approfondire l'argomento. Se conosci altre fonti, segnalale, così arricchiamo la lista. Ciao, alla prossima!